Ciao a tutti e benvenuti su Tutto Irrigazione. Oggi affrontiamo una di quelle domande che sento da una vita e che purtroppo riceve spesso la risposta sbagliata. Un iscritto del canale mi ha contattato dopo aver visto alcuni miei video, chiedendomi se è possibile fare l'impianto di irrigazione usando l'acqua dell'acquedotto, perché alcuni professionisti gli hanno detto di no, sostenendo che serve un pozzo ed una pompa. Ecco, sentite bene, questa è una leggenda metropolitana. Ovviamente bisogna prendere in considerazione le restrizioni territoriali, stagionali e morali. Ma se parliamo tecnicamente, allora in questo video non solo vi spiego perché è falsa, ma vi insegno come capire le potenziali fattibilità partendo dal rubinetto di casa. Basta con le chiacchiere, servono i dati ed iniziamo. La scusa più comune che sento è l'acquedotto non ha abbastanza pressione. Questa frase detta così non significa assolutamente nulla, è una risposta pigra da chi non ha voglia o non sa come si fa una semplice verifica. La verità è che ogni impianto, che sia collegato a un pozzo o all'acquedotto, dipende da due fattori fondamentali: la portata e la pressione dinamica. La pressione che misuriamo a rubinetto chiuso si chiama pressione statica e di questa differenza ne ho parlato in questo video che compare qui sopra. A noi interessa sapere quanta pressione rimane quando l'acqua scorre. Questa è la pressione dinamica. E come si scoprono questi dati? Non servono strumenti da centinaia di euro, anzi una prova che potete fare anche voi, basta che clicchiate nel link qui sopra del video. Quindi cosa facciamo con questi dati? Se la portata non è altissima, non significa che non possiamo irrigare il giardino, significa solo che dobbiamo progettare con intelligenza. La soluzione si chiama suddivisione in zone. Invece di far partire tutti gli irrigatori insieme, dividiamo l'impianto in settori. Ogni settore viene controllato da una sua elettrovalvola. La centralina le farà partire una alla volta ed in questo modo ogni zona riceverà tutta l'acqua e la pressione di cui ha bisogno per funzionare perfettamente. Inoltre, la bravura di un progettista sta anche nello scegliere gli irrigatori giusti. Esistono irrigatori a turbina, statici e anche testine rotanti, ognuno con requisiti di pressione e consumo d'acqua diversi. Scegliere il modello perfetto per i dati che abbiamo a disposizione è la vera chiave per un impianto efficiente. Questa è la parte che spesso spaventa di più, ma in realtà si basa su principi matematici molto chiari. Capisco che possa sembrare complesso. Per chi parte da zero e vuole capire le basi per creare il proprio impianto, ho realizzato un videocorso online semplice e diretto da seguire con i propri tempi. Per chi invece vuole trasformare questa passione in una competenza professionale di alto livello, organizzo periodicamente dei corsi di formazione online oppure in presenza a più livelli. L'importante è capire che c'è sempre una soluzione tecnica. Se l'idea di imparare a progettare in modo sartoriale vi stuzzica, lascio qualche spunto qui in descrizione. E infine, per un allacciamento all'acquedotto a regola d'arte, serve un filtro per proteggere gli irrigatori da qualunque impurità, sì, anche con l'acqua dell'acquedotto. Attenzione però, tecnicamente fattibile non significa sempre legalmente permesso, senza limiti. Il mio consiglio è di verificare sempre il regolamento del vostro comune o del gestore idrico. A volte per giardini molto grandi o in periodi di forte siccità possono esserci delle limitazioni, così come può accadere anche se è un pozzo. E ricordiamolo sempre, l'acqua è un bene prezioso. Un impianto ben progettato, magari con un sensore pioggia o umidità che lo blocca quando non serve, è il modo più intelligente e responsabile per avere un giardino splendido senza sprecare nemmeno una goccia. Quindi, per rispondere una volta per tutte alla domanda iniziale, sì, certo che si può fare un impianto di irrigazione professionale con l'acqua dell'acquedotto. Anzi, per giardini piccoli o medie dimensioni è spesso la soluzione più semplice ed affidabile. La differenza la fa la competenza. Se un presunto professionista vi dice di no, senza nemmeno aver misurato i dati a casa tua, forse è il caso di chiedere un secondo parere. Spero che questo video abbia fatto un po' di chiarezza e vi aiuti a non cadere in queste trappole del sentito dire. Se avete domande
esperienze da condividere o dubbi, scrivete qui sotto nei commenti. Vi leggerò e vi risponderò sempre con piacere. E se questo video vi è stato utile, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi consigli. Da Federico di Tutto Irrigazione è tutto, alla prossima!